professional YouTubing. What is that in Italian? Fare le cose fatte bene. That one! Yeah. Where's the YouTubing went? Fare YouTube fatto bene. Ciao chitarristi, bentornati su Shape Your Tone, io sono Ale, ma chi se ne frega per oggi. Passiamo alle cose importanti, quindi grazie. Dico grazie perché quello che avete visto nell'intro è colpa vostra tutta, dall'inizio fino alla fine. Questo video lo dedico a tutti voi che mi seguite e mi supportate sempre, a voi che non mi seguite, anzi magari mi odiate anche, mi spronate a fare sempre di più e sempre meglio. Grazie a tutti voi è successo quello che vi racconto in questo video. Io se non lo guardate fino alla fine, l'ultimissimo secondo, tutto quello che ho fatto per milioni di mille chilometri in Germania. Allora, che cos'è? Dove sono andato? Che cosa ho fatto? Un po' di tempo fa ho conosciuto Henning Pauly, creator su YouTube che parla di chitarra e ha una quantità di iscritti tipo Badile. Per chi non conosce il nome è quello pelato con le magliette strane. Quando sono andato al Guitar Show di Padova ci siamo incontrati mentre mangiavamo un piatto di pasta. Parlando, ha visto cosa faccio su YouTube e stavamo parlando di un po' di video da far uscire, insomma, cose da YouTube. A un certo punto mi chiede, ma cosa fai ad agosto? Io, dando per scontato che stessimo ancora parlando dei video da far uscire su YouTube, gli ho detto, ma penso niente, faccio uscire gli shorts perché mi fermo per agosto. Lui mi interrompe tipo subito e mi dice, no, cosa fai ad agosto nella vita? E io tipo, mi riposo. E allora lui subito mi ferma, mi tiene così e mi dice, visto che fai delle cose belle su YouTube, tu ad agosto vieni in Germania al mio evento a rappresentare l'Italia su YouTube. E io tipo l'ho tenuto dalla testa pelata e gli ho detto sì. Quindi grazie a voi che guardate sempre i miei video, mettete il like, commentate, mi dite un sacco di cose, mi scrivete tutti i giorni, siete tantissimi, bellissimi. Grazie a voi sono stato al 42 Gear Street. Ora, che cos'è? È un evento in cui i più grandi brand del mondo si incontrano con i più grandi YouTuber del mondo. Sì, ce l'ho anch'io, non me la sto tirando. E queste aziende portano chitarre, pedali, amplificatori, accessori, roba nuova che non è mai uscita, prototipi, roba in anteprima, insomma una roba gigantesca per collaborare e conoscersi personalmente. Quindi ho deciso di non andarci da solo, ma ho deciso di portare anche voi. Così vi racconto tutti i 5 giorni dell'evento e sarete lì con me. Spero apprezziate questo regalo che faccio per ricambiare di tutto quello che voi date sempre a me. Sto andando al 42 Gear Street a Weilburg in Germania. Vi dico che ci sarò io, Paul Davids, gente del genere, e ci saranno tante aziende che porteranno attrezzatura, la metteranno a disposizione per fare dei contenuti, dei video bellissimi. Si va in aeroporto e poi raga, godetevelo insieme a me. Adesso al pullman escono le ali e decolla. Allora adesso entriamo in aeroporto e vediamo di beccare Jens di PJD Guitars che è qui a prenderci. Speriamo di trovarlo presto, speriamo di trovarlo. Henning, arrivo. E sì, questa è stata la sua accoglienza. Ok, siamo arrivati. Adesso penso monteremo le valigie, le cose, tutto. Io continuerò a parlare italiano così nessuno mi capirà. If you want to say something to Italian people, this is the last chance. I like your beautiful country. I have not been in it enough. I'm not drunk. Watch this man behind the camera because he plays like a motherfucker. Shape Your Tone, Killer Channel. And we have pizza. And pizza. Come prima cosa ci ha portato a fare un bel tour di tutti gli studi in cui ci ha anche spiegato l'esatto funzionamento di ogni studio e wow. Questo non ha minimamente senso e ancora mancano stanze. Ci divertiamo. In realtà il primo giorno è stato chiamato Brand Day. Gli studi erano prenotati direttamente dalle aziende che volevano fare video con noi creator. Così gli youtuber avrebbero avuto tutto il tempo di pensare a cosa registrare nei giorni successivi e intanto già registrare materiale. In questa occasione ho partecipato a 3 registrazioni. Una per Sweetwater, una per Blackstar e una per Ibanez. Sono state una più divertente dell'altra per un sacco di motivi diversi. Iniziamo dalla più noiosa, più o meno. Allora, siamo qui con dei nuovi prodotti from Blackstar. Ho qui davanti a me un Dual Distortion nero, cattivissimo, un bel fuzz e il prodotto in questione. Qui i ragazzi di Blackstar mi hanno messo per le mani una cosa che non esiste e mi hanno chiesto di provarlo, dirgli cosa ne penso, divertirmi un po'. Mi spiace ma non posso farvi vedere niente, sappiate solo che arriverà sul canale. Per Ibanez invece abbiamo fatto una specie di challenge. Ogni youtuber è stato accoppiato a un altro youtuber e la cosa era scegli un lick, un riff o comunque quello che vuoi e insegnalo all'altro e poi quell'altro ti deve insegnare anche lui un lick, una frase o insomma una roba del genere. Io ero in coppia con Bernd, che se parlate tedesco sicuramente conoscete, avete visto sicuramente i suoi video, sì.
Sì. Io l'ho conosciuto lì e mi sono divertito un sacco. Ovviamente cosa gli ho insegnato? La prima parte dell'assolo di Unreal della mia band, ovvio. I will show you. Oh, that's very long. Okay, so I'm always in E again. You are tuned down. Yeah, I So think, yeah. I have to compensate for that. And then... Ah, okay. Yeah. Okay, so I want to show you a riff from one of my own songs. Okay. It's just like a chaka chaka riff. Okay. It's in E. Just play it in D because otherwise it's Yeah. impossible to play. Yeah, it's just one note deeper. It's okay. You play it in D, I play it in E. So Okay. that was right. Then you do an octave on the A and G string. Okay, so... Yeah. Okay. That's it. Io gli ho fatto vedere un riff della mia band, How Was That So? Great run. Great solo. Lui mi ha fatto vedere invece una ritmica stupenda, super metallara. Your rhythm was really, really great. Thank you. Amazing. Quite challenging to play. Allora io per questa sfida ho usato una chitarra a 7 corde, che è questa, tipo la Paul Stanley, Iron Label, mi sembra. Questa, spettacolare, cattivissima. Tra l'altro era accordata a un tono sotto, mentre lui ha usato la Ibanez AZ-ES, che spero di portare sul canale presto, è qui. Adesso sono qui tipo in questo stanzino magazzino dove sono circondato di roba bellissima. E niente, adesso andiamo e vediamo di continuare. E poi la cosa più bella. Per Sweetwater ci siamo spaccati dal ridere che voi non avete idea. Ce l'avrete tra un attimo. Eravamo io e Perfecto De Castro. E il concept del video era: scegli 4 pedali dalla quantità industriale di pedali che c'erano in quella stanza. Ne scegli 4 che devono essere i peggiori per stare insieme uno con l'altro. E cerca di fare il suono peggiore possibile per il tuo compagno. Poi il compagno deve suonare qualcosa e tu devi indovinare che cosa sta suonando. Se riesci a indovinare, vuol dire che sei stato anche fin troppo gentile e il suono della chitarra è ancora riconoscibile. Se invece il suono fa schifo e non riesci a indovinare, bravo. I can play without playing. So which song is this? Okay. Yeah. So you can just mix. Hotel California. No. It's fun. Yeah, it's like I play comfortably numbers. Non la I was too good at sabotaging. Dopo questa cosa che avete visto, sono uscito dagli studi e c'era il signor Paul Davids. E cosa fai? Non ce le scambi 2 chiacchiere? Abbiamo parlato un po', lui era tipo in super holiday mode, quindi non voleva avere voglia di fare niente. Beato lui. Ok, ho fatto una chiacchierata con Paul Davids. Mi spiace non averla ripresa, perché è saltato fuori che lui tipo dopodomani va dove abito io. Gli ho fatto vedere dove il mio studio è tipo super invidioso perché c'è il lago sotto vicino, tutto, tanta roba. Put your balls in the recycle bin. Do you guys fucking understand? Do you fucking understand? Thank you. Okay, not the fucking garbage. Okay, are we clear? Are we clear? Yes. Thank you. Giorno numero 1, quello vero, è iniziato. Finalmente c'è stato tutto un mega discorso che avete visto la parte più importante. Abbiamo il badge, quindi siamo tutti riconosciuti e a vista. Con calma, ho prenotato 3 studi, ho registrato un sacco di roba, adesso vi faccio vedere. Intanto ho provato il Blackstar St. James che lo volevo provare da un sacco e non vedo l'ora di portarlo sul canale.
Allora, siamo qui nello studio al 42 Gear Street. In questo momento proviamo il nuovo amplificatore di Blackstar, ovvero Blackstar St. James, che è qui da parte a me. È un amplificatore bellissimo. Allora, adesso lo proviamo bene, ha 2 canali sostanzialmente. Qui abbiamo volume 1, il gain per il canale 2, il volume per il canale 2, tutto l'equalizzatore, il reverbero integrato, e durante il video comunque vedremo tutte le caratteristiche di questo amplificatore. Vediamo magari qualche suono pulito, qualche drive, qualche suono un pochino più cattivo, vediamo fin dove arriva. Quindi già così, comunque un suono pulito, sentiamo già che un po' di crancettino salta fuori. Però adesso passiamo ancora sull'amplificatore, cambiamo il canale, andiamo sul canale numero 2, abbiamo il gain circa a metà, quindi il suono dovrebbe essere abbastanza cattivo, ma non troppo. Infatti, questo è un suono perfetto per qualche ritmica rock super classica, tipo... E la cosa più bella comunque di questo amplificatore è che è valvolare, è un 50 watt super potente, ma ha al suo interno anche tutto un sistema digitale per poter suonare tranquillamente in diretta nell'impianto, ed è tanta roba. Ok, tutta la roba di Blackstar è tipo bellissima, ho provato St. James, finalmente è bellissimo, è uno spettacolo, spero di portarlo in studio soprattutto nella versione più cattiva. E niente, adesso tra un po' andiamo nello studio B con Andrew. Con Andrew Baena, che probabilmente conoscete come il chitarrista super metal dei Carcosa, abbiamo registrato un video dove il gain era la parola d'ordine. Abbiamo preso tutte le chitarre nella stanza e le abbiamo droppate fortissimo per fare il metal. Anche quelle che non servono per fare metal. Tutte. Ok raga, adesso siamo nello studio B del 42 Gear Street, abbiamo un sacco di amplificatori dietro, ma la cosa più importante sono gli altri 2 amplificatori che sono lì dietro perché sono metallari. Oggi siamo qui con Andrew. Andrew, if you want to say something to Italian people, this is the moment. Hello! Thank you for having me on your channel. I'm excited to be here. We'll play some heavy riffs. Yeah. Heavy riffs because... Shock because... Perché abbiamo deciso di prendere tutte le chitarre che ci sono qui nella stanza, quindi lui ha già preso questa Ibanez 7 corde bellissima, ma abbiamo qui qualche Harley Benton, c'è una Maybach, Yamaha e tante altre, e vedere di suonare tanto metal il più possibile con ogni chitarra. Quindi adesso prendiamo una chitarra alla volta, ne parliamo e poi attacchiamo gli amplificatori. Gli amplificatori che usiamo sono un Rev Generator e il Blackstar St. James nella versione più metallara possibile. This is the Ibanez RG 2027 XL, so 7-string baritone, a little bit longer. Yeah. So you can tune lower, which is my favorite thing to do. That's why we're here. Exactly. Can you hit that for me, please? Yep. Easy. That's an easy one for... Yeah, let's try. Easy one. Quindi prendiamo una delle ultime Harley Benton, quelle con acero roasted qui dietro, super cattiva anche lei, ai pick up EMG. Stiamo rovinando la vita a tutti quelli che arriveranno qui a registrare dopo, perché tutte le chitarre sono letteralmente accordate in accordatura drop. So everyone is here trying to E major chords and yeah. It'll be funny. Maybe that should be the next video, tricking people into playing drop. Yeah.
Ora una delle mie chitarre preferite, because I am a Les Paul guy. Oh, okay. Quindi io ringrazio tantissimo Andrew per essere stato qui, so Andrew, thank you. Yeah, thank you for having me. You were the right guy for this video. I try. Only if it's drop D though, Yeah. or any drop tuning. Drop A, drop D, drop C, Yeah, but drop. exactly. Niente, adesso ci vediamo nella prossima stanza dove farò qualcosa, non so cosa, ma non so neanche con chi, ma lo scopriremo dopo. Pizza con il ragù. I like it that they don't have lacquer on the neck anymore. I think it's much more comfortable to play. I think it's much better than the older ones. It feels more natural, I think, for myself. E poi finalmente ho prenotato lo studio principale di Henning, quello super bellissimo, e lì dentro ho avuto la possibilità di provare un sacco di materiale nuovo di TC Electronic che... Silenzio. Appena posso giuro che ve ne parlo, vi dico tutto, però sappiate che a parte le persone presenti all'evento, nessuno sa che quelle cose esistono. E qui con Michael, direttamente da TC Electronic, abbiamo messo le mani sul Pletora X3. Anche qualche altro pedale, insomma, giudicate voi. Michael da TC Electronic che ci spiegherà un po' di prodotti, un po' di pedali e come funzionano. So Michael, if you want to say something to Italian people, this is the moment. This is a moment? Yeah. Well, I love your food. Oh, that's, yeah. that's all I have to say. That's easy. That's really easy. So, we have right there on the desk, abbiamo sulla scrivania 3 pedali, uno è lo Zeus Drive, quindi è un clone diciamo del Clone Centaur, poi c'è il Pletora X3 e l'Infinite Sustainer che è un modello diciamo avanzato di pedale che fa l'effetto freeze. Can you start to explain like how the Pletora X3 work? Yeah. So basically the Pletora X3 is 3 of our tone print pedals in one. So what this means is it's not like you can build different presets that have all these kind of different pedals. It's more like 3 pedals. You can turn one on, you can turn one off, and that's it. It's like you have to think of it like stomp boxes basically. Yeah, that's a really cool reverb. That was actually really yeah. Maybe we should keep that one. Yeah, save it. Done. Quindi ora aggiungiamo un chorus, scegliamo un tone print, quindi diciamo un tipo di chorus. Ne abbiamo tantissimi, come vedete la lista scorre, in mezzo abbiamo i parametri. Quindi ora abbiamo warm chorus. Yeah, I think that. Ok. Maybe a bit fast. Yeah. I feel. And maybe depth a little bit down, a little bit more subtle. Yep. Now without the reverb. Yeah. So it's like Yeah, it's a soft chorus. Soft chorus, yeah. It's cool. And this is actually how I use chorus. this is how you use it. So Oh, it's perfect. and I put on the delay. Yeah. Oh, I did something. Yeah. I turned on the infinite. So it just. Yeah, amazing. So cool. So I just couldn't help myself. The chord you just took there was so beautiful. So Yeah. I just felt like make it infinite. Why not? Yeah. So that's why I just That's, put that in that's really an amazing pedal because you can use just you can freeze the chord and just improvise on them. exactly, yeah. Yeah. It's like one of the rhythmic ones. Yeah. It's maybe a bit pronounced. Yep. Yeah. Did this work? Yeah.
Yeah. Okay, turn on. The drive. That's really beautiful. Yeah, Great playing too. La cosa bella di quell'evento è che tra una registrazione e l'altra potevi letteralmente scioglierti in piscina. E quindi appena inizi a rilassarti cosa succede? Che arriva Andy di The Guitar Geek e ti dice tu adesso vieni nello studio perché dobbiamo registrare cose. Hello, fellow guitar geeks. Welcome to Henning Studio at 42 Gear Street. It's me, Andy. We also got a very special guest here, Mr. Billy Gibbons. Billy Gibbons, would you join us? Give him a round of applause. Take a seat, Billy. Take a seat. Thank you for kicking the mic. Oh, I didn't touch the mic. Thank you for being here. Alla fine eravamo tipo in 12 e il concept del video era facilissimo. 10 chitarre, pescate un bigliettino, ognuno avrà una chitarra, la usate con il pedale di J-Rocket Audio, che è quello di Billy Gibbons degli ZZ Top, e ricreate il suono degli ZZ Top in 10 secondi. Chi vinceva il pedale. Per lui è stato facile perché lui ha usato la chitarra di Cream Tea, che è quella progettata da Billy Gibbons. Ti piace vincere facile? A me hanno dato una strato, mi hanno dato. Alessandro from Shape Your Tone, all the way from Italy. Can you please sound like Billy Gibbons on the Strat? Yeah. Billy Gibson on a Strat. So, Loro mi hanno chiesto di suonare la Grange degli ZZ Top. Io non me la ricordavo, ho suonato Tash. Cioè, poi come fai a non ricordarti quella canzone, giuro. Vabbè, hanno cercato di aiutarmi dicendomi gli accordi da lontano e... vabbè. I can remember the song. No, that's not Billy Gibbons. Per il terzo giorno ho prenotato lo studio Living Room, dove penso che Henning abbia tipo il suo salotto normalmente, che poi non ho mai capito perché si chiama Living Room, cioè c'è lo studio A, lo studio B, non lo studio C, no, Living Room. Vabbè, lì ho voluto prendermi un po' di tempo per provare tante chitarre Harley Benton. Siamo chitarristi, siamo poveri, c'erano un sacco di Harley Benton, costano poco, suonano bene, vuoi che non le provo? My hands warmed up. Ciao chitarristi, benvenuti a In Shape Your Tone. Yeah. Ciao ragazzi, siamo qui ancora nello studio di Henning, come si può vedere anche dalle magliette bellissime. Siamo qui con Benedict da Harley Benton per provare tante chitarre. Ne abbiamo qui un sacco, abbiamo questa nuova Fusion, abbiamo la Double Neck, abbiamo una bellissima Les Paul Style azzurra, è spettacolare, this is really beautiful. Altre due chitarre lì dopo. Sul tavolo abbiamo 3 pedali, tutti di Walrus, abbiamo il 385 come overdrive, Giulia come chorus e Lore come delay. Questo è un nuovo pedale, tanta roba, lo sentirete durante il video. Adesso abbiamo collegato questa, che è una ST. That's the Fusion 3 HH with EMG pickups. Ok, so heavy tones. Heavy tones, very heavy. Perfect. We can use the overdrive as a boost. Perfect. This guitar has a roasted maple neck. Exactly. Roasted maple neck. You can see it's like flaming as well. Yeah. If you like move it a little bit in the camera. Yeah. Perfect. Also, while you're there, we got locking tuners on those as well. Quindi meccaniche autobloccanti, acero roasted sulla tastiera. Yeah, it's really beautiful. Okay. Let's tune up first. Yeah. Almost clean sound. Maybe with some chorus. Wow. Very beautiful. Maybe. It's really comfortable. Yeah. L'azzurrino di questa chitarra è semplicemente spettacolare. Comunque, it's like I don't know, it's beautiful. It's wow. Wow. Oh, wow. Perfect work. Questa è già accordata, quindi non dobbiamo perdere tempo.
I tried the red one, and it has a different pickups. Yeah. Which one? These are P90s. That's the classic version. They also come with like regular vintage style tuners. Okay. If you flip it over, yeah. Modern version has like locking tuners. Okay. And comes with mini humbuckers. Oh, okay. Here we go. Got it? This is my first time ever with a double neck. Emanuele ha una chitarra a doppio manico, non saprei cosa farci. È tipo enorme, ma va bene così. This is like a Jimmy Page replica. So to speak, yeah. We will not play like Stairway to Heaven. It's just forbidden things on YouTube. No, then don't do it. It's really strange to have the bridge here and not here. I mean, like, it's super big of guitar. Yeah. It's like a plane, like an aircraft carrier. So you really need to wrestle it in a way. So theoretically, you could play with two persons on this guitar. Oh, let's try. Let's hope they are in tune. Yeah. Okay, which key? G? G? G7. Okay. You see? See? Niente, è finita così con la maglietta di Henning addosso. How was the t-shirt? T-shirt was, well, a cat or a dog. I don't know what it is. It's animal-like, I would say. So it's Henning. Finito questo, non ho registrato altro, me la sono presa comodissima perché sapevo cosa avrei fatto il giorno dopo. L'ultimo giorno inizia qui su un mega cuscino nel giardino. Oggi devo registrare delle robe che sono tipo spettacolari, quindi tra un attimo le vedrete. Tra un attimo per voi, per me sono un po' di ore. È un'ora che giro per cercare la chitarra del video. L'ho trovata finalmente. La trovavo tutti che la vogliono trovare. Nell'ultimo giorno di registrazione ho prenotato lo studio A per fare una cosa che mi interessava fare dal primo giorno che ho visto lo studio di Henning. Cioè, quando vedi i suoi video, la prima cosa che ti colpisce è quel muro di amplificatori che c'è lì dietro. E adesso ditemi se vedendoli non vi viene voglia di provarli tutti. Entro nello studio e mi dicono: ok Ale, va bene, però ne possiamo attaccare solo 3 contemporaneamente. Quindi sono andato su Tone King per i suoni puliti, Friedman per i suoni super cattivi e poi ho voluto provare anche la versione super cattiva metallara del Blackstar St. James. Perché sono metallaro. Il tutto ovviamente non da solo, ma con un ospite super speciale, spettacolo. E poi ci siamo anche visti dopo al Guitar Summit, spoiler, dopo ve lo dico. Professional YouTubing, what is that in Italian? Fare le cose fatte bene. That one! Yeah! Where's the YouTubing went? Fare YouTube fatto bene. Ciao chitarristi, benvenuti in Shape Your Tone. Wow, perfect. Ciao ragazzi, siamo nello studio A di Henning al 42 Gear Street, come si può vedere anche da questo sfondo bellissimo. Sono in compagnia di Kfir. Big thank you to be with me here in this thank you video. for having me, man. It's amazing. This video will be about 3 amps that we have here behind. A Blackstar, okay. The Blackstar St. James, a Friedman and the Tone King that is behind Kfir, okay, yeah. Right there. Ok. Così abbiamo un amplificatore pulito e 2 amplificatori un pochino distorti ai gain. Da comparare abbiamo tutto qui un sistema per switchare tra un amplificatore e l'altro. Tanta roba. We can start with some clean sound maybe? Yeah, sure, why not? Okay, sure. So, Tone King. Yeah, what guitar are you playing? Ok, I'm playing the Yamaha Revstar. This is the RSP20X. Quindi la Yamaha Revstar Professional. Con 2 humbucker al suo split qui, 3 posizioni, volume, tono. Questa è quella giapponese e sul canale ancora non è passata, quindi tra un po' comunque arriverà. It's the PJD guitar. I just love the stuff. I mean, they all sound so good and so open. So beautiful. Very good. Okay, we have a clean sound with the Tone King, so you can Yeah. Wow. This is a perfect base for a little of gain, maybe with a little distortion pedal, like like a clone center stuff. Yeah, like a bass pedal. Yeah, totally. Let's hear the Revstar.
Yeah, it's So, very clean. so beautiful. I love the tonking, and it has also a Yeah. very nice built-in reverb, so you can adjust it to be like the perfect clean tone. It's the first time for me playing with the Tone King amp. Ah, okay. Now we can switch the amps, maybe. Sure. We can try the Blackstar. Yeah. 0.5. Okay, so we Yeah, have, very natural sounding, natural overdrive tone. yeah. Very dynamic. Also, when I pick gently, it's almost clean sound. Yeah. Yeah, it's a really dynamic sound. Maybe with like neck pickup, low volume, and you have like Sì, allora abbiamo detto che è un amplificatore molto dinamico, ha un suono che è bello cattivo, quindi se plettriamo forte risponde molto bene alla plettrata, basta magari abbassare un po' il volume. E si pulisce subito, quindi è tanta roba. Which is your favorite amp? Your style of amp? My all time? All time. Oh, yeah, I mean, you can't go wrong with the real vintage Marshall. Yeah. But they are very hard to get. Yeah. And the prices are, yeah. But today, I mean, companies make some of the best amps. I love the Soldano 100, the SL100. It's amazing amp. Yeah. The Friedman also is... any amp Yeah. they have is Every really- amp has each... Yeah, it's really good. I mean, they make really nice amps. Tone Kings, great clean also. Yeah. Very nice stuff. Yeah, you are more like a modern sound guy or a No. vintage? I mean, it's funny because to my ear, the best sounding amps are the vintage style amps, but my signature tone is actually very high gaining. Oh, okay. So I use usually amps with a lot of headroom as a foundation for effect pedals. What's yours? I'm like a modern guy. Yeah. I love like the Mesa sound. The high yes. gain, yeah. Yeah, because but I also love like have a Les Paul into like right into Marshall. Yeah. And it's, I mean, we all do. yeah, that's the sound. Yeah. Thank you. Yeah, sure, man. Thank you for having me. Quando vi dico che arrivano dei contenuti che sono esagerati e quando io vi carico per dirvi i prossimi video spaccano tutto, intendo queste cose e siamo solo all'inizio. Quindi, se non vi siete iscritti fino adesso, iscrivetevi. E se non vi basta, andiamo avanti. Andiamo avanti perché vi parlavo del Guitar Summit, no? Ok. Allora, nei giorni all'evento di Henning è saltato fuori che c'era questa fiera a Mannheim, in Germania, e ovviamente mi dicono: ah, ma quindi ci vediamo lì? Dando per scontato che io ci fossi. E io, boh, no, ci vieni e ti diamo anche il pass artist che entri, fai tutto quello che vuoi in fiera, vai dove vuoi, provi tutto. E per cui cosa ho fatto? Macchina, alle 3 del mattino sono partito e alle 11 ero in fiera. E raga, è stato un evento spettacolare, c'erano tantissime persone che c'erano anche all'evento di Henning, sia brand e aziende ma anche tutti i creator, c'era Perfecto, c'era Kfir, c'era Paul, tra l'altro Paul mi ha visto da lontano, è arrivato. Ciao! Hey. Hi. What's up, man? How you doing? Mangiare, coffee, espresso. Swim. I did swim in the lake. Yeah? How was it? So good. You managed to have fun in Italy. People were very friendly. It was a bit hot. Yeah. Like, but yeah, I mean, it's lovely. It's beautiful.
E poi comunque ho rivisto tutti gli altri che ho conosciuto al 42 Gear Street. I ragazzi di Ibanez, di PJD, di Yamaha, di Henning. Perché quando vedi un pelato con i gattini sulle magliette è Henning per forza. Cioè, avete presente il Guitar Show di Padova e SHG a Milano? Ecco, sono quelle due insieme, più altre 18 fiere disposte su 4 piani, una roba allucinante. C'era un piano per gli amplificatori, un piano per le chitarre, un piano per gli utai, solo chitarre di liuteria che era una roba allucinante, un piano solo con i pedali e poi c'era la stanza per alzare il volume quanto si voleva. Non c'era la guerra dei volumi, non c'era il mal di testa fisso, paradiso. E niente raga, io spero che questo video vi sia veramente piaciuto e soprattutto spero di avervi dato la sensazione di essere con me a questi eventi. Se il video vi è piaciuto, questa volta vi chiedo ancora di più di mettere like, iscrivervi, lasciare un commento, continuare a fare quello che avete sempre fatto, condividere i video, scrivermi, parlarmi, fare tutte quelle cose che sembra che non servano a niente, ma a qualcosa servono.